Ti è mai capitato di trovare una persona nella corsia del supermercato mentre analizza un alimento? Ti è sembrato di avere a che fare con un pazzo? Amici del benessere, buongiorno e bentornati sul mio canale. Se hai già visto i miei video saprai sicuramente chi sono, se invece sei nuovo su questo canale mi presento. Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito, e oggi scopriamo insieme perché dare un'occhiata alle etichette dei prodotti alimentari può essere fondamentale per il tuo benessere. Ti consiglio di guardare il video fino alla fine se vuoi scoprire quali sono gli elementi principali da considerare quando si acquista un alimento. Inoltre, se hai piacere, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Leggere un'etichetta prima di depositare il prodotto nel carrello non è utile, ma è assolutamente fondamentale. Le etichette possono davvero dirci molto sulla qualità dei prodotti che acquistiamo e farci capire se sono salutari o meno per il nostro organismo. Il produttore, per legge, è tenuto a citare con attenzione le seguenti specifiche: la denominazione dell'alimento, gli ingredienti contenuti e quelli che possono provocare allergie o intolleranze, la quantità degli ingredienti e il peso netto, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, le condizioni di conservazione e le istruzioni d'uso, i riferimenti del produttore e distributore, il paese d'origine quando previsto, il grado alcolico se presente e la dichiarazione nutrizionale. Oggi mi soffermerò principalmente sulla questione additivi. Reputo importante la lettura di un'etichetta alimentare principalmente a causa di queste sostanze. Il loro impiego è regolamentato a livello nazionale e comunitario e sulle etichette vengono spesso indicati con la lettera E, seguita da un numero. La lettera E indica che l'additivo in questione è permesso in tutti i paesi dell'Unione Europea, mentre il numero che segue ne definisce la categoria di appartenenza. Partiamo con i coloranti, indicati con le sigle che vanno da E100 a E199, che donano all'alimento una particolare colorazione migliorandone l'aspetto. Poi abbiamo i conservanti da E200 a E299, che impediscono lo sviluppo di batteri, lieviti e muffe, rallentando il processo di deterioramento dell'alimento. Nella fascia da E300 a E399 troviamo gli antiossidanti, che evitano l'ossidazione dell'alimento, impedendo che il suo colore cambi, e poi abbiamo anche i correttori di acidità, che donano all'alimento un gusto acidulo. In seguito troviamo gli addensanti, emulsionanti e stabilizzanti da E400 a E499 che migliorano la consistenza del cibo aumentando l'aggregazione degli ingredienti che altrimenti tenderebbero a separarsi. Poi troviamo nuovamente i correttori di acidità e gli antiagglomeranti nella fascia da E500 a E599. Per concludere, dalla sigla E600 in poi troviamo esaltatori di sapidità e altre sostanze di cui probabilmente parlerò in futuro. Per oggi è sufficiente sapere quali sostanze possiamo trovare nei nostri cibi. Il produttore può affiancare agli additivi registrati con la sigla europea altri additivi scritti con il loro nome per esteso. Quindi è importante prestare attenzione anche a questa pratica. Parlando di etichette alimentari, possiamo dire che rappresentano la carta d'identità dei cibi, però a volte sono un po' in contraddizione con la confezione dell'alimento. Se le etichette alimentari mostrano la verità riguardo la composizione di quel cibo, la confezione rappresenta invece ciò che vuole farti credere l'azienda che vende quel cibo. Esempi lampanti possono essere tutti i prodotti dove nella parte frontale viene indicato farina integrale, quando in realtà se si va ad analizzare l'etichetta sul retro si scopre che di farina integrale vi è solamente una piccola percentuale, dopo la classica farina di frumento raffinata. È lo stesso discorso fatto in passato per i cosmetici. Ho parlato dell'importanza di leggere l'INCI, cioè la lista di ingredienti dei prodotti cosmetici, nel video che ti lascio qui sopra. Ora vediamo un altro particolare da non sottovalutare.
Essendo diventato molto interessante il mercato dei cibi reputati salutari, le aziende hanno cominciato da anni a proporre degli alimenti che tanto sani non sono, ma a posizionarli commercialmente come se lo fossero. Perché questa contraddizione? Beh, è ovvio, perché l'alimento per essere veramente sano, veramente genuino, a volte perde qualcosa in termini di gusto, di sapore, di interesse sul piano commerciale. Quindi le aziende cercano di trovare un compromesso tra queste due realtà, cioè rendere un cibo il più interessante possibile sul piano della bontà, ma anche possibilmente sano. Ora andiamo oltre. Nei prodotti alimentari sono indicate le calorie, quante proteine ci sono, quanti grassi sono inseriti, eccetera. La tabella nutrizionale però lascia il tempo che trova, perché una persona dovrebbe essere a conoscenza di come deve essere composta la sua dieta in maniera dettagliata, in termini di calorie, macronutrienti e micronutrienti. Quindi, in poche parole, o si tratta di un esperto di nutrizione o, in caso contrario, della tabella nutrizionale non gliene importa poi molto. Inoltre, nella tabella nutrizionale si usano spesso dei trucchi. I valori sono rapportati a quella che viene chiamata dose tipica. La dose tipica, secondo le aziende, è sempre microscopica, cioè una dose che non sarà sufficiente per nessuno, ma che leggendo i numeri sull'etichetta appare molto virtuosa, perché sono molto poche le calorie, i grassi, eccetera. Uno dei pochi valori che consiglio di guardare nella tabella nutrizionale è il contenuto del sale. Al giorno d'oggi il nostro fabbisogno di sodio e cloro, i componenti del sale da cucina, è coperto pienamente da tutti gli alimenti che assumiamo comunemente. Un eccesso di sodio nella nostra dieta può portare a diverse problematiche. Giusto per citarne alcune: ritenzione idrica, aumento della pressione sanguigna e rischio di tumore allo stomaco dovuto allo stress indotto sulla mucosa gastrica. Un eccesso di cloro invece può essere pericoloso perché porterebbe il nostro corpo a prelevare calcio dalle ossa espellendolo poi tramite le urine. Questo causerebbe una demineralizzazione delle ossa che può portare all'osteoporosi. È importante dunque evitare un eccessivo quantitativo di sale dai prodotti che acquistiamo. Se hai intenzione di iniziare a sostituire il sale raffinato che hai in casa con alternative più valide, ti lascio qui sopra il video dove ho affrontato questo argomento. Sostituire invece direttamente il sale con le spezie può essere un enorme step in avanti nella tua ricerca del benessere. Anche delle spezie ne ho parlato in un video specifico che trovi sul canale. Personalmente utilizzo pochissimo sale nelle mie pietanze. Tornando a noi, reputo sia più utile leggere la lista degli ingredienti rispetto alla tabella nutrizionale. Anche se non ci sono valori quantitativi, la lista degli ingredienti ha un linguaggio molto più chiaro. Nel momento in cui trovi dei nomi incomprensibili o codici come quelli visti ad inizio puntata, allora dovresti porti delle domande. Come per i cosmetici, anche nei cibi la lista degli ingredienti è realizzata in ordine quantitativo. Quindi se il primo ingrediente nella lista è ad esempio lo zucchero, vuol dire che è meglio virare su un altro prodotto. Un altro fattore molto importante da tenere sotto controllo è la lista degli allergeni. Sono fondamentali anche la provenienza e l'origine del prodotto. Attraverso l'etichetta possiamo rintracciare tutta la filiera produttiva tramite un lotto di produzione e l'indicazione del luogo di origine. Ti racconto cosa ho fatto io i primi tempi del mio cambio di alimentazione. Sceglievo una giornata in cui avevo più tempo libero e mettevo a confronto alcuni prodotti simili di marche diverse. Questo mi ha iniziato a far capire quali prodotti potevo tenere in considerazione, ma soprattutto quali sostanze venivano utilizzate frequentemente dalle aziende. Altro consiglio che spero tu possa apprezzare: cerca di assumere prodotti freschi più possibile, quindi con pochi conservanti e pochi additivi. Per quanto riguarda i conservanti e gli additivi, il problema avviene con l'accumulo. Se si assumono tanti additivi e tanti conservanti da diversi cibi, questo ci potrà danneggiare nel lungo termine. Stesso discorso vale per il sale, come accennavo prima. Ultimo fattore che reputo importantissimo da controllare è la dicitura dietetico, che non sempre significa dimagrante. Uno yogurt light ha una scrematura del latte, quindi una parziale eliminazione dei grassi rispetto al prodotto intero. È importante però non considerare solo i grassi, ma anche il contenuto di zucchero.
Uno yogurt light, ma con un più alto contenuto di zuccheri, è sicuramente da preferire meno rispetto ad uno intero ma più naturale. Quindi, per concludere, abbiamo capito che le etichette nutrizionali sono un ottimo strumento per noi consumatori. Cerchiamo di sfruttarle al meglio a nostro vantaggio per compiere scelte sempre più sane alla ricerca del benessere. Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo, ti darà tutte le risposte che stai cercando. Anche per oggi ho concluso, non prima di ricordarti che puoi sostenermi senza alcun costo. In che modo? Beh, se ti è piaciuto questo video lascia un bel like qui sotto condividendolo con le persone che sai che potrebbero apprezzare. Se gli argomenti che tratto sono di tuo interesse, iscriviti al canale ricordandoti anche di cliccare sulla campanella, così da ricevere una notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e averti fatto venire voglia di approfondire queste tematiche. Un saluto dal tuo Alberto Zippo e ci vediamo al prossimo video.